Si salve, ho acquistato l'Asus X, vedete qui, 59 JPEG 044T. Queste sono le caratteristiche fondamentali. Windows 10 Home, display da 15.6 pollici Full HD, vedete 1920x1080. C'è il processore Intel Core i7 1065 G7 1.3 GHz, 8 GB di RAM, scheda video GeForce MX 330 Nvidia e 512 GB di hard disk. Queste sono le caratteristiche, vedete, più specifiche. Vedete, c'è il display a LED Full HD, il processore, vedete che arriva fino alla velocità di 3.9 GHz, c'è la RAM 4 GB DDR4 più altri 4 GB, la scheda video GeForce con una memoria di 2 GB DDR5 e un'uscita HDMI 1.4, l'hard disk SSD 512, la webcam VGA senza il pulsantino per qui sopra per chiudere, come aveva per esempio l'Acer che avevo prima, l'audio, questa è la porta USB, abbiamo due USB 2.0 da questo lato qui, poi c'è il lettore memory micro SD, questa è la spia dell'accensione e della carica, e qui abbiamo la USB, dall'altra parte c'è la USB-C, di qui c'è l'alimentazione, la USB-C, la porta HD e l'altra porta USB 3.0. Qui ci sono le casse, una a destra e una a sinistra. Questa è la tastiera. Computer, vedete questo qui, il colore grigio. Come vedete non è equilibrato perché non si riesce a aprire con una mano, vedete si alza. Bisogna per forza usare due mani. Quanto riguarda altre caratteristiche, abbiamo il wireless 5, non il 6, quindi fino al protocollo AC, il Bluetooth 4.1, quindi non il 5. Abbiamo questo micro SD, c'è Office 365 Trial, due batterie con due celle con l'alimentare 65 watt, che dura, vedete, in questo caso vedete al 62% e mi rimangono 5 ore e 25 di autonomia. Ovviamente la luminosità non è al massimo, se infatti clicco qui su F3, su F4, vedete la luminosità, vedete, è a poco più del 50%. Poi le dimensioni, 2 kg di peso, abbiamo visto la tassa d'isola e la tastiera QWERTY italiana. Se andiamo nelle specifiche di gestione dispositivi, qui potete vedere tutte le componenti software, il computer con PC basato quindi a 64 bit, l'audio Intel per schermi e la scheda audio Realtek, controller di archiviazione, c'è questo qui, controllo USB, vedete c'è la USB 3.0, dispositivi di sicurezza, c'è il Trusted Platform Module, dispositivi di sistema e c'è questo Intel. Poi c'è il processore, vedete che c'è l'Intel Core i7, il monitor generico plug and play, la scheda di rete c'è la Intel Wireless AC9461, la scheda video la MX330 e l'unità disco è questa qui. Se la vado ad aprire, vedete, mi dice le caratteristiche ci sono, vedete 4883.86 megabit di capacità, 2 megabyte di spazio non allocato e 16 megabyte di spazio riservato. Per quanto riguarda invece la RAM,
La RAM, vedete, abbiamo 8 giga, utilizzabile però sono 7.81, sistema operativo a 64 bit e questo è la Windows 10 Home. Adesso vi apro un video a 4K, metto a schermo intero. Vedete? Ovviamente lo schermo, essendo Full HD, non è possibile vederlo in 4K, ma questa è la risoluzione massima. Vedete la velocità di caricamento. Diciamo, prima avevo un Acer ed era molto più lento, aveva anche quella la scheda video, però aveva la scheda video AMD sempre con 2 giga dedicati. Questo è più veloce nel caricamento. Vi faccio ora vedere quanto impiega il PC a riavviarsi. Prima avevo l'Acer con l'HDD anziché l'SSD da 1 tera, impiegava molto più tempo. Faccio vedere quanto impiega. Siamo partiti a 2,53 per il riavvio. Sto guardando ovviamente il monitor il timer del telefono. Siamo ora a 3,010. E 23, quindi siamo partiti da 2,53 a 3,23, mi ci ha messo 3,03 in altri 30 secondi. Sto scaricando ora un programma per il benchmark, vedete 119 megabyte, e mancano 9 secondi alla fine. Adesso lo apro, faccio vedere la velocità di esecuzione del programma. Il programma è partito. Faccio un run della benchmark della CPU. Nel frattempo che comprate il benchmark, queste sono le applicazioni uscite con il PC, vedete c'è Audio Wizard di Asus, poi c'è centro comando grafica Intel, vedete, qui per collegare vedete, tutti i giochi, aggiunge la libreria, poi c'è il pannello di controllo della scheda grafica Nvidia, questo qui vedete, per gestire le impostazioni 3D, regolare le impostazioni dell'immagine e così via. E poi c'è quest'altra applicazione della Realtek
Qui vedete per impostare il microfono e gli speakers e i dispositivi di registrazione. Ha terminato, vedete il test, ha ottenuto un punteggio di 1064 in single core e 2818 in multicore. Qui dice tutte le caratteristiche. I vari valori. Adesso vado a fare il benchmark del computer. Prima soltanto della CPU. Ha terminato dopo 1 minuto e mezzo il benchmark dell'intero computer ed ha ottenuto un punteggio di 111,76 e l'ultimo aggiornamento 22 luglio. Qui ci sono tutte le caratteristiche del computer. Qui dice, vedete la scheda video, frequenza massima 1,59 GHz, 3 componenti, 2 GB di memoria. Qui ci sono tutti invece i valori. Ha ottenuto 15,032 Sobel. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.